Sì, investo la mia presentazione diciamo, su due specificità, quindi la comunità energetica che tratterò appunto alla fine e quelli che sono i servizi digitali che possono essere offerti ad uno degli attori diciamo, più importanti di questo ecosistema che sono appunto i DSO. Allora, qualche breve parola rispetto a chi siamo noi come IEM. IEM è un'azienda che opera da più di 10 anni nel settore delle energie rinnovabili, quindi nasciamo per fornire piattaforme a supporto della gestione di impianti rinnovabili, quindi in particolare solari, idroelettrici e anche eolici, e poi ci siamo così spostati nella parte diciamo, di integrazione di questi rinnovabili nella rete, quindi quello che riguarda diciamo, le microreti, le smart grid, e la missione è proprio quella di fornire strumenti agli operatori, tutti gli attori della rete, per poter in qualche modo gestire quello che non è diciamo così, controllabile o meno programmabile, come appunto le energie rinnovabili, da un punto di vista dell'operatore, quindi chi fornisce energia alla rete, e come vedremo dal punto di vista dell'operatore che diciamo, ha il problema di assorbire queste rinnovabili, quindi in qualche maniera bilanciare la rete e utilizzare la rete appunto per assorbire appunto questo picco, questa incidenza di rinnovabili che possono tradurre in una appunto opportunità. Operiamo a livello globale, siamo presenti come servizio offerto ovviamente in più di 25 nazioni per un totale di 800 impianti gestiti, e lavoriamo sostanzialmente per operatori di rete, per sistemi integrator, per utility, per compagnie che fanno impianti fotovoltaici, e qui vedete appunto alcuni dei nostri clienti, alcuni sono anche presenti qui in Italia. Andiamo un po' più nello specifico di quello che è appunto il nuovo sistema energetico, che è stato ampiamente, diciamo così, anche introdotto dalle presentazioni dei miei colleghi precedentemente, anche di Michael. Come abbiamo detto, appunto, la crescita delle energie rinnovabili e la diffusione dei veicoli elettrici porta ad un cambiamento del paradigma del mercato energetico, e questa diffusione si porta dietro anche una grande disponibilità di dati grazie alla presenza di sistemi di raccolta, quindi quelli che appunto parliamo veramente di big data, quindi numerosi e eterogenei, che quindi possono essere diciamo così, raccolti, analizzati, e quindi il data management ha un ruolo cruciale sia nel raccolto ma soprattutto appunto nella gestione di questi dati per offrire possibili nuovi servizi e possibili nuove opportunità di business. Terzo fattore abilitante del sistema energetico, ovviamente, come dicevamo prima, la normativa, che in qualche maniera è, se vogliamo, anche una barriera, ma è ovviamente l'unico abilitante poi per poter attivare questo tipo di servizi. Quindi tutte le normative europee recepite a livello nazionale vanno nella direzione di creare degli attori che siano al tempo stesso produttori e consumatori, quindi i famosi presumeri di cui ormai si parla da più di 10 anni, e quindi tutte le direttive della Rete 2, eccetera, vanno in questa direzione. Quindi questi sono, diciamo così, i fattori abilitanti che portano quindi a quella che viene chiamata cosiddetta digital transformation, quindi trasformazione dei servizi e quindi nuove opportunità di business. Tra questi, che poi è il tema di oggi, appunto la cosiddetta demand side flexibility, come dicevamo, per la parte di domanda che può essere in qualche modo ridotta, spostata o diciamo così, incrementata, ovviamente compatibilmente a questa possibilità. Come dicevamo prima, non tutti i carichi industriali sono shiftabili. Come IEM siamo stati anche nella situazione Energycom una decina di anni fa, e ovviamente esistevano dei carichi shiftabili, altri no. Banalmente la lavatrice si può shiftare, il forno è già più difficile, la torta deve fare a quell'ora lì. E quindi anche nel campo energetico, diciamo così, questa trasformazione digitale che porta alla disponibilità dei dati abilita due cose, sostanzialmente in qualche modo che vanno a braccetto: l'incremento dell'integrazione delle rinnovabili nella rete, intendendo la generazione, intendendo anche la parte di batterie, di accumulo e anche di mobilità elettrica sempre più presente grazie appunto alle direttive. Quindi si porta dietro tutto l'aspetto delle smart grid, le cosiddette reti intelligenti, che diciamo così devono essere attuate in qualche maniera, gestite e regolate, e dove ovviamente si possono fare nuovi business. Quindi dicevamo, è cambiato il paradigma, cambia la rete, non è più ovviamente banalmente monodirezionale, ma è diciamo così, un modo dove ci sono più attori all'interno, quindi l'energia può fluire in varie direzioni. Questo porta sostanzialmente alla nascita di nuovi soggetti, ovviamente sempre i distributori che devono regolare, in qualche modo hanno anche delle responsabilità e delle criticità in più, ma al tempo stesso tutti i player finali, che possono essere commercial industria, possono essere residenziali, sono al tempo stesso appunto attori attivi, che quindi possono fornire la propria flessibilità e avere quindi una remunerazione, e al tempo stesso diciamo, le figure, tra virgolette, diciamo così, intermedie
quindi gli aggregatori oppure i flexibility service provider, che in qualche modo possono rispondere alla richiesta dei distributori tramite appunto la flessibilità che possono aggregare dai loro clienti, quindi mettere a disposizione il mercato. Quindi tutti i vari attori di questo ecosistema, tra virgolette complesso, non complicato ovviamente, innestano delle criticità ma anche delle opportunità di nuove applicazioni. Vediamo appunto due specifiche, in particolare alcuni casi d'uso con gli operatori di rete, quindi qui specificatamente faccio vedere alcuni esempi con il DSO, da questo poi a livello europeo questa suddivisione può essere differente, ma ora ci concentriamo su questo. Quindi noi forniamo nell'ecosistema energetico che abbiamo visto prima una soluzione che si chiama XM, che fondamentalmente porta dei benefici ai tre attori principali che abbiamo visto, quindi gli operatori di rete, il commercial industrial e i flexibility service provider, aiutando nel coordinamento fra la generazione, lo stoccaggio e il consumo dell'energia, cercando di ottimizzare anche i costi dell'infrastruttura. Quello che diceva Michael prima è importantissimo, perché servizi di questo tipo al DSO fanno sì che, potendo sfruttare appunto la fluttuazione della generazione a servizio della domanda, quindi spostando la più possibile la domanda, non si deve più fare, o non si deve ottimizzare, non fare i DSO spesi saltano dalla serie, però si può ottimizzare l'investimento nelle reti, magari rendendole più smart piuttosto che aumentando la capacità, dove tante volte questa capacità è sfruttata per un tempo molto breve, diciamo così. In ambito ad esempio domestico, residenziale, facevo una decina di anni fa uno studio con Smartend e si vede che molte volte chi fa contratti da 5 kW in realtà sfrutta a casa questa cosa per l'1% del tempo, quindi banalmente, sicuramente regolando tante volte con la regolazione alcuni carichi si possono avere dei risparmi che sono anche diversi punti percentuali in maniera abbastanza facile. Sì. Primo esempio, questo è un progetto fatto lo scorso anno e l'anno precedente insieme alle associazioni dei TSO e dei DSO, in particolare anche di un operatore locale di rete, l'area di Milano, con la 2A, e con l'Agenzia Spaziale Europea per la fornitura, diciamo così, di dati cosiddetti direct observation, quindi osservazione, diciamo così, meteorologico, satelitare e altro. L'obiettivo era quello appunto di ottimizzare la rete, in particolare il lato, quindi l'opzione DSO, andando a prevedere, quindi con una forecast fino a, diciamo, 2 o 3 giorni. In realtà la cosa interessante, che mi interessa appunto sui dati di osservazione satellitare, anche nel breve periodo, poche ore, possibili congestioni a livello di nodo, che quindi potevano far suggerire dal DSO ai eventuali, diciamo, operatori o player ingaggiati nel progetto, per esempio ricariche in stazione con ricarica piuttosto che altre, oppure appunto attivare o disattivare determinati tipi di cariche, quindi un beneficio per la rete e un beneficio per gli operatori. Quindi questo sistema fondamentalmente dà all'operatore di rete, in questo caso appunto il distributor system operator, delle informazioni per quanto riguarda possibili, diciamo così, sovraccarichi ai nodi legati alla parte della generazione della domanda. Quello successivo è un progetto molto interessante che mette insieme molte tematiche di cui abbiamo parlato stamani, quindi fatto insieme in questo caso l'operatore A2A, Protecco di Milano e Whirlpool, che in questo caso forniva dei carichi programmabili. Se vogliamo, una sorta di comunità energetica ante litteram, perché alla fine era un condominio nell'area, una serie di case nell'area di Brescia con impianti fotovoltaici non incentivati, ma dove il distributore dava la possibilità di utilizzare una tariffa dinamica in base alle previsioni sia del consumo che soprattutto alle previsioni meteorologiche, quindi legate al sistema fotovoltaico a casa. Quindi c'era un cosiddetto distributed management system, un tariff management system. Come ieri fornivamo l'informazione della previsione della domanda, previsione della generazione, gli utenti finali con questi carichi programmabili potevano appunto gestire la domanda e abbiamo portato a casa, diciamo così, come risultato un beneficio di flessibilità legata tra il 10 e il 20%. Questo progetto lo presento spesso, che è di 10 anni fa, anzi di più, 2012, con tariffe dinamiche, quindi un progetto tecnicamente attuabile 10 anni fa, non attuabile ora secondo la normativa, quindi giusto per dare diciamo, quanto è importante la regolamentazione per facilitare questo tipo di servizi. Questa cosa si aggancia all'ultima parte della presentazione, quindi quelle che si chiamano comunità energetiche, ma in qualche modo sono un'estensione delle microreti, quindi tecnicamente si può parlare di
sistemi behind e beyond the meter, fondamentalmente un'aggregazione di meter fa alla fine una microrete. Moltissime anche in questo caso definizioni che si possono dare al comunità energetico sostanzialmente sono aggregazioni di persone, individui, famiglie, enti che possono appunto portare ad una generazione condivisa dell'energia, quindi fondamentalmente un'istallazione di quello che appunto è una rete behind the meter, microreti, e questa partecipazione attiva ovviamente deve portare dei benefici sia agli attori della comunità stessa che al sistema, e quindi qui una serie, diciamo così, di concetti nuovi che sono entrati, diciamo, un po' nella cultura generale, quindi la parte di generazione locale, la gestione collettiva dell'energia, il consumo remoto, eccetera. Quindi tutte le normative, in particolare anche quelle italiane recentemente, stanno cercando di normare. Ovviamente la comunità energetica, così come la gestione di microreti, come la gestione di asset energetici, come gli impianti rinnovabili, si porta dietro il fatto di raccogliere dati per poter ovviamente poi ottimizzare la gestione, quindi anche in questo caso le piattaforme digitali danno un contributo allo sviluppo di questo tipo di sistemi e ovviamente a creare questa collaborazione all'interno dell'ecosistema per aumentare ovviamente la remuneratività, ma soprattutto aumentare, come dire, anche quel senso di conoscenza e condivisione, no, di queste tematiche legate appunto alla regolazione di questo utilizzo della domanda e quindi poi l'utilizzo delle risorse. Anche in questo caso due esempi. Uno dei componenti diciamo, del tool che abbiamo visto prima è la parte di simulazione, quindi la possibilità di andare a dimensionare una microrete o una comunità energetica. Abbiamo fornito a due entità differenti, un corporate, un sistema integrator e chi fa anche servizi di flessibilità, dei tool di simulazione che sostanzialmente in 6 semplici step riescono a dare una dimensione dei singoli componenti della rete, quindi una definizione dello scenario operativo, quali sono ovviamente, per esempio se è un'industria, se è un centro commerciale, quali sono i target tipicamente, diciamo così, utilizzati, una definizione della parte dei consumi, una definizione della parte rinnovabile e di tutta la parte, diciamo così, di accumulo, dopodiché appunto un output di generazione, vari livelli di dettaglio. Questo è un esempio di cosa viene fuori come simulazione, per esempio, per dei consulenti per andare a ottimizzare un centro, diciamo, di installazione di colonnine di carica per un centro commerciale in Toscana, di dove siamo noi. Il passo successivo, e chiudo, è come si possono utilizzare, una volta realizzate queste comunità energetiche, come si possono appunto utilizzare l'utilizzo dell'energia, in particolare per esempio attraverso segnali che vengono da database interni, segnali esterni, previsione della parte di prezzo, di forecast di consumo, eccetera. Ovviamente per la parte di consumo e generazione è facile fare il forecast, per la parte di prezzo bisogna avere disponibilità, come diceva prima Michael, dei database di prezzo. Andando a ottimizzare l'utilizzo per esempio della batteria legato alla domanda con questi tipi di tool di algoritmi, si riesce tranquillamente, salvaguardando anche la vita utile della batteria, a portarsi a casa un 5-10% di risparmio, per esempio sul complemento dell'energia. Chiudo da dove, diciamo, sono partito, quindi la diffusione delle rinnovabili, la disponibilità dei dati, le direttive vanno nella direzione di incentivare comunità energetiche, domanda e flessibilità. Le piattaforme digitali, che abbiamo visto anche prima con i colleghi, ovviamente di facile utilizzo, intuitive, sono un abilitante per rendere più efficienti, cioè, questo tipo di tool. E infine una cosa che spesso dico, alla fine quello che noi forniamo ai nostri utilizzatori finali sono delle dashboard, quindi semplici e coscotti. In realtà quello che noi pensiamo e vogliamo dare è proprio un aiuto, un supporto ad un cambio di cultura nell'utilizzo dei dati e quindi l'utilizzo delle risorse sia lato generazione che lato domanda. Grazie mille Ciro.